Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. Una delle cose che fa sbagliare di più gli stranieri che studiano l'italiano sono le preposizioni. E questo lo sappiamo tutti. Ce n'è sempre una sbagliata qua e là, non è vero? Ebbene, ci sono alcune, poche, regole di utilizzo delle preposizioni e ve ne abbiamo parlato nel video dedicato proprio a questo argomento che potete trovare come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Ma in questo video ho scelto per voi 5 errori con le preposizioni che molti stranieri commettono, anche i più avanzati. Quindi vi spiegherò qual è la forma corretta, quale invece non lo è e quindi come evitare d'ora in poi questi errori. Siete pronti? Prima di scoprire questi errori, però, devo dirti una cosa. Sai che esiste una piattaforma su cui puoi fare lezioni di italiano con tutor e insegnanti madrelingua qualificati che potranno correggere questi errori e tutti gli altri errori che commetti? Si tratta di italki, lo sponsor di questo video. Italki è una piattaforma della quale sono ambasciatrice e sulla quale lavoro ormai da diversi anni. Per trovarmi dovrai solo cercare Graziana Filomeno. Con italki chiunque può imparare qualsiasi lingua in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento. Tutto quello che serve è un dispositivo e una connessione Wi-Fi e potrai infatti svolgere lezioni individuali con l'insegnante che preferisci, in base alle tue esigenze, ai tuoi obiettivi personali, conversazione, colloquio di lavoro, preparazione per un esame di certificazione, alla tua disponibilità e al tuo budget. Infatti ogni insegnante sceglie la propria tariffa. Durante una lezione individuale l'attenzione dell'insegnante è tutta su di te, perciò potrai parlare e imparare molto di più e potrai finalmente acquisire la padronanza e la sicurezza in quella lingua straniera. Studiare una lingua per 19 ore su italki equivale a studiarla un intero semestre all'università. Tra l'altro, pagherai solo per le lezioni che svolgerai e non avrai bisogno di pagare un abbonamento mensile o annuale. Se vuoi provare italki, potrai iscriverti utilizzando il link che trovi in descrizione e svolgere la tua prima lezione. E ricorda, se ti iscrivi utilizzando il codice coupon AMO2023 riceverai 5 euro di sconto prenotando una lezione da 10 euro. Devi fare presto però, questa offerta è valida solo fino alla fine del 2023. Iniziamo. È importante di fare. Siate sinceri, vi è capitato almeno una volta nella vita di scrivere una frase come questa, no? Bene, è sbagliata. La struttura corretta è più aggettivo più verbo all'infinito. Questa struttura dichiara com'è un'azione, la qualifica. Nel caso della nostra frase è come dire fare è come importante, perciò non si deve aggiungere niente, nemmeno la preposizione di. Quindi, per quanto riguarda appunto proprio la nostra frase, la forma corretta è importante fare. Altri esempi con questa struttura sono: è scorretto copiare agli esami, è fondamentale conoscere la cultura del paese in cui si vive. È necessario comunicare i propri dati personali al servizio di assistenza. La ragazza, capelli biondi. Se vi chiedessi di completare questa frase con una preposizione, quale scegliereste? Con la ragazza con i capelli biondi? Sì, è giusto. Ma se io vi dicessi che si può usare
anche un'altra preposizione per dire la stessa cosa? Già, molti stranieri pensano che sia un errore, ma non lo è. Dunque, per fornire più dettagli riguardo all'aspetto esterno o al carattere di persone o cose, è possibile anche usare la preposizione da. Quindi, per quanto riguarda la nostra frase iniziale, si potrebbe anche dire la ragazza dai capelli biondi. Una forma è preferibile all'altra? In realtà no. Però devo dire che la forma con da è più elegante, quindi la si trova per esempio nei libri sicuramente, nei contesti anche più formali. Per esempio, quando ero bambina, guardavo sempre un cartone animato intitolato in italiano Anna dai capelli rossi. Oppure la novella di Honoré de Balzac, La fille aux yeux d'or, è stata tradotta in italiano come La ragazza dagli occhi d'oro. Da notare come la preposizione da, in questo caso, viene sempre utilizzata come preposizione articolata, dal, dai, dagli, dalle, e l'articolo concorda in genere e numero con il nome della caratteristica che si sta descrivendo. Ecco degli altri esempi. Sono seduta sotto la pianta dalle foglie rosse. Il ragazzo dagli occhi azzurri si chiama Luca. Quel cane dal pelo lungo è di Carol. Attenzione, un'altra nota importante. È possibile usare la preposizione da per fornire informazioni su caratteristiche che appartengono alla cosa o alla persona, cioè quella cosa, quella persona è nata con quelle caratteristiche, fanno parte di lei. Come potete vedere dagli esempi, cioè la pianta è nata con le foglie rosse, Luca è nato con gli occhi azzurri, il cane è nato con il pelo lungo. Invece si può usare con sia in questo modo, sia per fornire dettagli su altre caratteristiche, per esempio cose che sono state comprate dalla persona in questione, che quindi sono sue, ma che non sono veramente parte di lei, non è nata con quelle caratteristiche. Perciò dire il ragazzo con i capelli castani è esattamente come dire il ragazzo dai capelli castani. Ma il ragazzo con la Ferrari va bene, ma non potrò dire il ragazzo dalla Ferrari. Ha senso? Tutto chiaro? Passiamo al prossimo errore. Una volta a il per. Dunque, non vi ho dato davvero un errore, ma vi ho dato una scelta. Quando si vuole indicare il periodo di tempo in cui un'azione viene svolta per un certo numero di volte, si dovrà usare a, il o comunque l'articolo determinativo o per. Mi spiego meglio. Come si dice? Quindi qual è la forma corretta? Una volta a settimana? Una volta alla settimana? Una volta la settimana? O una volta per settimana? Ebbene, secondo l'Accademia della Crusca, tutte queste forme sono corrette. Alcune sono nate prima di altre, alcune sono più utilizzate di altre, ma in generale potete stare tranquilli perché tutte sono giuste. Lo so, vi state chiedendo qual è quella più comune, quella più utilizzata, quella che magari dovrei ricordare di più. Sicuramente a come preposizione articolata. Dunque, tra le 4 che vi ho menzionato, la più comune è sicuramente una volta alla settimana. E altre forme simili sono 2 volte al giorno, 3 ore al mese, 2 giorni all'anno. Un libro da un autore. Sì. Sento sempre frasi come un quadro da Van Gogh, un libro da Stephen King. Ma no,
Queste forme sono scorrette. In questo caso, e cioè quando vogliamo menzionare l'autore di un'opera senza verbi nella frase, la preposizione corretta è di. Quindi le frasi giuste sarebbero un quadro di Van Gogh, un libro di Stephen King. Questo non significa che non possiamo affatto usare la preposizione da, possiamo usarla, ma dobbiamo un po' modificare la frase. Mi spiego meglio. La preposizione da si può utilizzare solo se la frase è passiva, quindi in presenza di un verbo. E infatti dovremo utilizzare la preposizione da dopo il verbo. Gli esempi precedenti diventerebbero un quadro dipinto da Van Gogh, un libro che è stato scritto da Stephen King. Sopra di, sotto di, senza di. Sì, anche questo crea sempre molta confusione. Parole come sopra, sotto, senza sono seguite da di oppure no? Allora, generalmente, quando sono utilizzate come preposizioni improprie, cioè quando sono utilizzate insieme a un sostantivo, un nome, non vengono seguite dalla preposizione di. Il cane è sotto il tavolo. Preferisce mangiare la carne senza sale. Ho appeso il quadro sopra il camino. Però, se dopo queste parole, sopra, sotto, senza, abbiamo bisogno di aggiungere un pronome personale, allora dovremo aggiungere la preposizione di. Per esempio, non riesce a stare senza di te. Sopra di noi vive una famiglia molto socievole. Ha tantissimi dipendenti sotto di lui. Fatemi sapere nei commenti se avete imparato qualcosa di nuovo. Ho fatto una scommessa con me stessa. Ho scommesso con me stessa che vi avrei insegnato anche una piccola cosa in questo video e spero di aver vinto la scommessa. Fatemelo sapere nei commenti. Se questo genere di video con 5 errori su un argomento della grammatica italiana vi piace, fatemelo sapere con un mi piace. Non dimenticatevi ovviamente anche di iscrivervi al canale e potete guardare anche un altro video appunto con lo stesso stile, questa volta con 5 errori con la parola qualcosa. Ti ricordo che se vuoi provare iTalki per svolgere lezioni individuali di una qualsiasi lingua straniera con un insegnante privato, puoi iscriverti utilizzando il link che trovi in descrizione. Ti aspetto anch'io per fare lezioni di italiano insieme, così sosterrai me e il mio canale. Se invece cercate un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana, potete passare dal nostro sito lernamo.com e non dimenticate anche di seguire Lernamo su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest, su TikTok e su Telegram. Io vi saluto, ma vi aspetto prestissimo in un nuovo video.